101 desideri versus legge d'attrazione. Salve a tutti, oggi mettiamo a confronto la tecnica dei 101 desideri, portata sul web da Igor Sibaldi, e la famosa legge d'attrazione, ormai descritta in molti libri, film, eccetera eccetera. Esponendo queste due tecniche voglio mettere in luce tutti i punti in comune e i vari funzionamenti, e le differenze che dovrebbero far funzionare meglio una tecnica invece di un'altra. Partiamo subito dalla tecnica dei 101 desideri. Intanto, per farla funzionare, si deve seguire 10 semplici regole. 1. Ogni frase deve iniziare con io voglio. 2. In ogni frase non si devono usare negazioni. 3. Non si possono chiedere soldi. 4. Solo desideri verificabili. 5. Evitare paragoni. 6. Non si può chiedere per terze persone. 7. Niente desideri seriali. 8. Niente diminutivi. 9. Ogni desiderio può avere al massimo 14 parole. 10. Non chiedere storie d'amore o di sesso con persone precise. Adesso le semplici regole della legge d'attrazione. 1. Chiedi. 2. Credi. 3. Ricevi. Con questo semplice schema abbiamo davanti le regole basilari di queste due tecniche. Mi soffermerò più avanti a commenti e paragoni, quindi per adesso iniziate solo a fare le vostre valutazioni e continuiamo a visionare queste tecniche. Bene, adesso che abbiamo visto le regole sia della legge d'attrazione che per i 101 desideri, vediamo come mettere in pratica queste due tecniche. Ripartendo con la tecnica dei 101 desideri, dobbiamo scrivere inizialmente in brutta copia 150 desideri, tenendo a mente le 10 regole appena imparate. Di queste 150 desideri ne dobbiamo estrapolare 101 e scriverli a mano su un quaderno. Il chiedi della legge d'attrazione funziona pressoché alla stessa maniera. Ogni persona potrà pensare, meditare, scriversi, immaginarsi il proprio desiderio. Nessuno parla di evitare storie d'amore o denaro. Tutti dicono che non c'è limite a quello che possiamo chiedere. La buona regola è solo quella di non mettere negazioni, visto che la mente non le registra. Ma questa, più che una regola, è un fatto già accertato dalla psicologia. Secondo la tecnica dei 101 desideri, dovremo rileggere per 365 giorni tutti e 101 i desideri, mentre per la legge d'attrazione dobbiamo credere di aver già ottenuto l'oggetto o la situazione tanto desiderata. Quindi, anche in questo caso, il consiglio è quello di immaginarsi, emozionarsi e attendere con fede assoluta che si verifichi il miracolo dell'attrazione. Come fase finale, in entrambi i casi, dobbiamo essere in grado di ricevere il nostro oggetto del desiderio, senza lasciarsi scappare le occasioni che ci vengono proposte dall'alto. Bene, quali sono le vere differenze tra queste due tecniche? Secondo la mia modesta opinione, si parla della stessa identica cosa, ma con l'unica differenza che ogni tecnica è stata infiocchettata e perfezionata a dovere da persone diverse, che ne hanno specificato aspetti differenti. Il vero punto di forza della tecnica dei 101 desideri sta nel fatto che pensare a 150 desideri corrisponde a uno sforzo iniziale molto elevato, chiedendo moltissima attenzione da parte del soggetto richiedente, mentre con la legge d'attrazione, non essendoci impegno iniziale, si rischia di chiedere cose non troppo importanti, che verrebbero dimenticate nell'arco di pochi giorni, e quindi potenzialmente non avverabili. Questa differenza, naturalmente, è fatta dalla persona che richiede, non dalla tecnica stessa. Una persona motivata con un sogno può utilizzare entrambe le tecniche e in entrambi i casi i risultati saranno ottimi. Per quanto riguarda l'attesa, anche in questo caso la vera differenza sta nell'impegno del richiedente. Leggere per 365 giorni i 101 desideri servirà solamente a far ammorbidire il subconscio fino a far entrare l'informazione senza troppi paletti contrastanti. Con la legge d'attrazione la zuppa è identica. Immaginarsi di aver già ottenuto, emozionarsi come se si fosse già arrivati alla meta
è un modo armonico per far entrare nel subconscio un'informazione e cancellare gli eventuali blocchi. Quindi, anche in questo caso, si utilizzano metodi diversi per raggiungere uno scopo simile. Per quanto riguarda le regole per la compilazione dei 101 desideri, sono d'accordo solo sul fatto di non dire negazioni, visto che una parte profonda della mente non riesce a immagazzinarle. Dichiarare di non volere un raffreddore ci porterà proprio un raffreddore, quindi la cosa migliore è formulare una richiesta tutta al positivo, come voglio essere perfettamente in salute. Questo funziona appunto per la legge d'attrazione e per i 101 desideri. Per le altre regole direi che più o meno è tutto opinabile, a seconda della situazione. Chiedere l'amore di una persona specifica sicuramente non è semplice e ci dovranno essere motivazioni più che fondate. Non basterà solo avere una cotta per una donna o un uomo visto in TV o su qualche social. Stessa cosa vale per il denaro. Chiedere una bella macchina, chiedere una bella casa e non avere il becco di un quattrino nello stato attuale della situazione corrisponderebbe a non poter pagare neanche le tasse per il mantenimento degli oggetti desiderati. Quindi, secondo me, per quanto riguarda il denaro, si potrebbe anche chiudere un occhio. Per il fatto di chiedere un desiderio per terze persone non mi sembra una cosa così grave da inserire in una lista di leggi. Costantemente siamo circondati da energie positive e negative delle persone che abbiamo intorno. Ho già dimostrato con l'esperimento della piantina che il pensiero arriva sempre a destinazione. Tanto vale far girare l'energia in positivo a chi ne può avere bisogno. Spesso preghiamo per la salute dei nostri cari. Se ci pensate bene, stiamo già trasmettendo la nostra energia in una direzione specifica. Credo che le 10 regole della tecnica dei 101 desideri possano essere sostituite da una cosa che si chiama buonsenso, cosa che vale anche per la legge d'attrazione. Per quanto riguarda l'attesa del desiderio, vale la stessa formula per entrambe le tecniche. Chi avrà la costanza di fare i propri mantra o le proprie meditazioni o rileggere tutti e 101 desideri per i 365 giorni, registrerà nella mente tutto quello che viene richiesto e la mente inizierà a lavorare senza sosta per attrarre tutto il desiderato. Se inizierà a mancare la costanza, la voglia, avrete solo sprecato il vostro tempo e potrete ergere di nuovo un paletto di cemento armato nel vostro subconscio, dicendo che queste tecniche non funzioneranno mai, confermando così tutti i vostri dubbi passati. Per quanto riguarda il ricevere, invece, si potrebbe aprire un mondo e scrivere decine e decine di libri. Qui non esistono differenze tra legge d'attrazione o 101 desideri. Dobbiamo cogliere le occasioni che ci vengono offerte. Sibaldi ha raccontato in un suo video che uno dei suoi desideri era quello di avere una macchina di lusso color verde o qualcosa di simile. In pratica il desiderio si è realizzato quando ha cercato la vettura e l'ha comprata a prezzo simbolico. Realmente c'è stata un'azione specifica da parte di Sibaldi, c'è stata una ricerca, una compravendita fortunata, eccetera eccetera. Se invece fossi rimasto a casa ad aspettare che qualcuno gli suonasse il campanello, probabilmente quello specifico desiderio non si sarebbe mai esaudito. Può capitare che il telefono squilli in maniera inaspettata, ma molto spesso ci vuole dell'impegno consistente da parte nostra e l'universo metterà tutti i tasselli in riga per far avverare le cose. Come è successo al mio amico chitarrista, descritto qualche mio video fa, il sogno di diventare famoso è stato accolto. Se non si fosse impegnato però a diventare veramente bravo come musicista, il sogno non si sarebbe mai potuto avverare. Per tirare le somme, personalmente reputo ogni tecnica validissima. La vera differenza la facciamo noi con la costanza e l'impegno che ci mettiamo. Personalmente mi piace scrivere tutto quello che chiedo all'universo, ma non per questo sto seguendo la regola dei 101 desideri. Mi piace rileggere e mi piace fare delle belle visualizzazioni su tutto quello che desidero. Spesso mi ascolto o mi ripeto mentalmente un mantra. Credo che ognuno di noi possa fare come meglio crede, senza affidarsi troppo all'una o all'altra legge. Se siete persone impegnate e non siete costanti, sicuramente la regola dei 101 desideri vi potrà dare una mano a rimanere più focalizzati sui vostri obiettivi. Se siete persone con idee chiare, invece, che sanno mantenere gli impegni con la propria mente, basterà affidarsi alle regole della cara e vecchia legge d'attrazione. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare un pochino di chiarezza.
Aspetto i vostri commenti come sempre e possibilmente anche i vostri like. A presto!